In una recente dichiarazione rilasciata da studio Wildcard, sviluppatore del famoso gioco Ark Survival Evolved, è stato annunciato che il lancio del tanto atteso Ark Survival Ascended è stato posticipato fino alla fine dell'anno, con una data prevista per ottobre del 2023. Questa decisione è stata motivata dalla sfida di lavorare con un Unreal Engine 5.2, ma allo stesso tempo è stata descritta come entusiasmante poiché ha aperto nuove possibilità di spingere la tecnologia a livello successivo. In questo video esploreremo le ragioni dietro questo ritardo e le nuove aggiunte previste per il gioco. Ciao a tutti, io sono Nelirfa e oggi andiamo a parlare di Ark Ascended. Inizialmente Ark Survival Ascended doveva includere il gioco base The Island Soft e tutte le mappe DLC non canoniche. Tuttavia Studio Wildcard ha ora deciso di separare la data di uscita di The Island e Scorched Earth e poi tutti gli altri DLC, ma questo lo vedremo più avanti all'interno del mio video. Il piano attuale è che Scorched Earth venga aggiunto a dicembre insieme a Ragnarok e Aberration nel primo trimestre del 2024. Questo cambiamento ha portato anche un aggiustamento dei prezzi. Il piano originale prevedeva che Ark Survival Ascended fosse acquistabile come parte del pacchetto di Ark Respawned, ossia Ark Survival Ascended insieme ad Ark 2 e veniva a costare circa $49,99, con i giochi poi pianificati per essere venduti separatamente nell'agosto del 2024. Quindi nell'agosto del 2024 sarebbero poi stati divisi questi due giochi e quindi venduti separatamente. Il nuovo piano è che ora Ark Survival Ascended verrà ora lanciato a un prezzo di accesso anticipato, quindi uscirà, attenzione, in Early Access e il prezzo sarà di circa $44,99 con uno sconto di lancio che lo porterà a costare circa $39,99. Un'altra importante notizia è che la rete ufficiale di Ark Survival Evolved verrà chiusa il 30 settembre, quindi ormai è già stata chiusa. Studio Wildcard in seguito afferma: non supporteremo i trasferimenti di server al lancio di Ark Survival Ascended. Questa funzionalità verrà abilitata quando Scorched Earth verrà rilasciato a dicembre, quindi noi potremo andare a usufruire dei trasferimenti soltanto, almeno se tutto va come deve, nel mese di dicembre. Quindi Ark Survival Ascended sarà attualmente in accesso anticipato fino alla fine del 2024, una volta che tutti i contenuti avranno terminato la rimasterizzazione di prossima generazione. In conclusione, mentre l'attesa per Ark Survival Ascended è stata prolungata, sembra che Studio Wildcard stia lavorando duramente per garantire che il gioco sia all'altezza delle aspettative dei fans. Il ritardo è stato giustificato dalla complessità di lavorare con nuove tecnologie, ma l'entusiasmo rimane alto. Dunque, queste sono tutte le notizie che al momento si conoscono, però andiamo a vedere quali saranno i grossi cambiamenti che andremo a fare andando ad acquistare Ascended. Intanto la minimappa sarà completamente aggiornata. Ci sarà una funzionalità panoramica, zoom e ping e altro simile alla minimappa soft. Il sistema ping migliora la comunicazione di gioco tra i giocatori, nuove strutture e miglioramenti alle qualità della vita degli edifici, teletrasporti, tech più piccoli, maggiore supporto delle fondazioni e regolazione all'altezza delle fondazioni e altro ancora. Miglioramenti ai punti di snap, nuovi snap e miglioramenti della logica offriranno un'esperienza di costruzione migliore. Dunque, anche cambiamenti sulla gestione dei dinosauri baby. Verranno introdotti miglioramenti della qualità della vita per una migliore gestione dei dinosauri e della loro prole. Nuova fotocamera in terza persona con la possibilità di disattivarla per coloro che preferiscono la visualizzazione tradizionale. Scatto direzionale e camminata meccanica di movimento del personaggio quindi migliorate. Cursore del gamepad, migliore usabilità per gli utenti del gamepad. Poi anche le schede slot e skin Kibi
più opzioni di personalizzazione per tutti i giocatori. Per quanto riguarda la funzione di multigiocatore, quindi multipiattaforma, accedi al tuo account personaggio, dinosauri e oggetti su diverse piattaforme, con progressione incrociata sia per quanto riguarda la chat vocale, incrociata e supporto per gli amici. Anti-cheat e multipiattaforma per un ambiente di gioco sicuro ed equo. Quindi dopo tutte queste migliorie saranno introdotte anche direttamente alcune mod, quindi già troveremo all'interno del Ascended delle mod scelte dalla Wild Cards. Quindi quando uscirà Ascended avremo già la funzione di multigiocatore multipiattaforma, che include account multipiattaforma e progressione incrociata, unendo le piattaforme e rafforzando quindi la comunità. Quindi si potrà giocare insieme sia se uno starà su PC sia su PlayStation che Xbox. Il modding multipiattaforma, ecco questo qui per quanto riguarda le mod, caratterizzato da una prima esperienza di modding multipiattaforma del settore, con mod basate su PC fornite alle console. Quindi tutte le mod che saranno poi scelte, cioè non tutte quelle che sono presenti al momento su Steam, ma quelle scelte per andare su Ascended, le potremo avere non solo su PC ma anche sulle altre piattaforme. Funzione anti-cheat, questo l'abbiamo già detto prima, e poi sarà integrato Survival of the Fittest, che sarà integrato con una nuova modalità di gioco completamente supportata. Quindi ci sono in vista praticamente centinaia di miglioramenti, correzioni e aggiornamenti. Poi ancora si sta votando per la scelta delle 15, se non ho capito male, nuove creature che saranno introdotte su Ascended. Ora vi mostro alcune immagini appunto degli animali nuovi che sono già stati scelti, ma anche delle migliorie per quanto riguarda alcuni oggetti. Qui potete vedere la community che ha scelto già alcune creature. Come vi dicevo prima, alcune ancora devono essere scelte, quindi c'è ancora la possibilità di andare a votare sul forum ufficiale di ARK, e queste sono alcune immagini. Come potete vedere, qui invece sono delle immagini dove andremo a vedere le differenze delle creazioni, degli oggetti più che altro, tipo la capanna o gli alberi, eccetera, migliorati con la nuova grafica. Quindi troveremo dei vecchi animali, quindi i soliti animali che troviamo normalmente su Ark, però saranno introdotte, credo, 15 nuove creature. Vedete qua gli oggetti su Ark vecchio e come vengono poi modificati grazie alla nuova grafica. Ora andiamo a vedere i rilasci per quanto riguarda i DLC, o meglio l'espansione di Ark. Dunque, come potete vedere da questa immagine, Ark Ascended dovrebbe essere rilasciato nell'ottobre 2023, si parla della fine del mese. Poi al lancio troveremo The Island e Survivor of the Fittest, perché come sapete, come ho detto prima, sarà insieme compreso nel nuovo Ascended. Poi a dicembre uscirà Scorched Earth, Aberration sarà realizzato, quindi rilasciato, scusate, nel primo quadrimestre del 2024 insieme poi a Ragnarok. Successivamente si parlerà poi del rilascio nel primo quadrimestre 2024 di Extinction e di Genesis parte 1 e parte 2. In seguito, però molto più avanti, saranno rilasciate anche le mappe di Fjordo, The Center, Lost Island, Valghero e Crystal Isle, che dovranno essere, probabilmente saranno rilasciate oltre il 2024. Quindi subito avremo The Island, praticamente dove ci potremo andare a giocare con la nuova grafica e tutte le migliorie, e mano a mano che passerà il tempo arriveranno tutti gli altri DLC rimodernizzati. Ora guardiamo un po', riassumendo, quali sono le novità appunto per Ascended. Vediamo ora in questa tabella le differenze tra Ark Survival Evolved e Ark Survival Ascended. Su Ascended saranno introdotti nuovi livelli di complessità, profondità e sfida. Dettagli grafici saranno migliorati e prestazioni migliorate.
oltre ai contenuti preesistenti, include nuove creature e oggetti e luoghi, perché comunque abbiamo detto che non solo ci saranno dei nuovi animali, però anche dei nuovi oggetti e a quanto pare anche dei nuovi luoghi, forse dei dungeon ho letto da qualche parte, però ancora non sono sicura di questa notizia. Dunque, questo è tutto quello che sappiamo finora per quanto riguarda di Ark Ascended. Naturalmente fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate. C'è da dire che al momento è possibile ancora giocare ad Ark Survival Evolved in single player e su server privati, perché come sapete sui server ufficiali non è più possibile giocare perché sono stati chiusi, se non erro, il 30 di settembre. Quindi condividete questo video con i vostri amici, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate e se acquisterete il nuovo Ark, e naturalmente per rimanere aggiornati a tutte le novità per quanto riguarda Ark, il mondo di Ark Ascended, Ark 2, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e alla prossima!